Abbiamo iniziato per Beniamino. Ciao Monica. Ciao. Inizia quella che credo sia la sessione risolutiva di Beniamino. È così, Monica, secondo te? Vediamo. Conto da 5, o molto attesa. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Beniamino è accovacciato a terra con l'orecchio appoggiato a una cassaforte e sta cercando la combinazione, quindi muove la manopola per provare a individuare la giusta combinazione ed aprire la cassaforte. Ti dà l'autorizzazione? Allora, sì, però è come se mentre mi dà l'autorizzazione, sta già provando a dire a se stesso che non è necessario trovare una combinazione, lui può guardare attraverso la cassaforte. È come se fosse molto veloce, Beniamino. È già quasi a un passaggio successivo È già dentro e la dava cassaforte. quasi, sì, e già dava quasi per scontato l'autorizzazione. Ok, cosa c'è dentro la cassaforte? La felicità, la sua essenza, ehm, la sua evoluzione e la giustizia. Ok, sono più attratto tra questi quattro dalla sua essenza. In una definizione, Lava di Vulcano. lava di vulcano, Mm. cioè Eh, dirompente. sì, dirompente, calda, incandescente, anche cangiante, e incontenibile, non manipolabile, nel senso che proprio non la puoi tenere in mano, no? Sì, va dove va, non la Sì. fermi. Cos'è? Una definizione della sua felicità. Come se dapprima mi mostrasse, ti ricordi le scatoline in cui c'erano le sorpresine del mulino bianco? Mhm, Mm? E quindi c'è ritratto sulla scatola proprio il mulino bianco. mhm. Mm? Ehm, è come se mi facesse vedere che all'interno c'è della scatola che dovrebbe essere finita, ti aspetteresti un oggetto, si squarcia all'infinito. Una definizione di evoluzione di Beniamino. In questo momento è come se fosse su un ponte tibetano e lui prova a procedere con la nebbia, prova a procedere considerando che sotto di sé ha un corso d'acqua con dei coccodrilli Mhm. e prova a procedere considerando che intorno ci sono tante distrazioni, anche dei giocolieri che vorrebbero deconcentrarlo. Ma è a metà del ponte? Sì, più o meno sì. Ma procede o indietreggia? Eh, procede. Però ci sono alcune cose che vedo che lo fanno un po' paralizzare. Quali? Non so, per esempio adesso è venuto una specie di pagliaccio Mhm. e poi una cupola che sembra di una chiesa. Definizione di giustizia.
Qua sembra proprio essere una specie di Robespierre, un rivoluzionario. A tratti sembra invece una specie di sindacalista, di quelli però puliti, mm, che stanno dalla parte del popolo. È come se lui da una parte percepisse l'individuo, però in un certo senso percepisce anche il popolo, Mhm. quindi la somma delle persone La, che si uniscono. la totalità. Sì, sì. Progetto di Beniamino. Vecchio mobilio. Vedo lui proprio che sta facendo tipo un trasloco, toglie la polvere, c'è un profondo bisogno di rinnovare, di ristrutturare tutto. Nome dell'anima. Sirena, Nome dello spirito. pater. Pater. Sì. Entità eteriche. Tutto nuovo per Beniamino. Prima sessione. C'è un lupo magro, affamato, che fa sì che lui non sopporti l'emarginazione. È proprio come se scatta quasi una reazione violenta quando vede che questo lupo è messo ai confini, viene privato del cibo. Poi c'è una strega del secondo universo che assume varie sembianze femminili o maschili, che seducono da un lato, ma nel contempo deludono e feriscono. Poi c'è un piccione come falconiforme Mhm. e poi c'è un leone, Mhm. ehm, vedo che scrolla la sua chioma davanti a lui, Mhm. vorrebbe ispirargli virilità e conformità. Poi c'è un uomo del tempo Mhm. che fuma e vedo che il fumo lo utilizza per andare a ehm, rendere più difficili da vedere le altre linee temporali. Quindi un po' Beniamino le può intravedere, ma non del tutto, perché c'è questa cortina densa di fumo e tre Poi EDL. entità mentali. Quelle che non vede nessuno. Senti, a me viene canto liturgico. Sento proprio tu sei la mia vita, altro io non ho. È come se in qualche modo fosse rimasta una specie di traccia, vecchia impronta del suo passato religioso. Allora, in gran parte lui se l'è scrollato dalle spalle perché ha compreso tante cose, però una patina è come rimasta. Ed è come quelle polveri sottili che proprio perché sono talmente tanto sottili riescono a penetrare in profondità e Mhm. quindi alcuni residui sono difficili da togliere. Livello? 4. E poi qua le ultime due mi sembrano, cioè io non lo so se lui canta perché è tutto un po' musicale. Qua dice ho bisogno d'amore per Dio ed è come se proprio mentre manifesta l'entità mentale, si permettesse di cantare a squarciagola questa necessità che ha. Perché è come se mentre canta a squarciagola mette un,
una luce molto forte su tutto il suo passato e devo dire che c'è poco amore. È come se quindi lui fosse un po' in credito di amore. Livello? 5. E l'ultima. E l'altra è Mm. donne. Donne, tu tu tu. Ed è tutto il suo rapporto, sicuramente complesso con le donne, inclusa la madre, inclusa la sorella, inclusa ovviamente tutte le donne che hanno caratterizzato la sua vita e incluso in fin dei conti quest'uomo che non a caso si Si veste da veste da donna donna. in certe circostanze. Sì, esatto, perché questa è una cosa fondamentale, perché è dirimente per lui questo elemento femminile marcato. E infatti è un uomo che non ha atteggiamenti femminili, ma si veste proprio da donna. E questo direi, sì, livello 5-6. Ha degli impianti? Allora, l'impianto mentale è come se fosse una specie di corona barra aureola dei santi, Mhm. che è come se fossero dei raggi che partono dal centro della testa. Poi c'è tipo una specie di mascherina per i denti, il pugile, per incassare i colpi, meglio, Mhm. perché a lui piace anche farsi colpire dalla vita, però un po' si protegge anche così. Mhm. Poi c'è questa strana catenina che sembra quasi d'oro, che ha un ciondolo, allora la collanina, poi c'è un pendente d'oro, un ciondolo che sembra un santino in corrispondenza del cuore, poi ancora una catenina d'oro e ai genitali di nuovo il santino. Mhm. E poi c'è il piede sinistro, tipo come se fosse ingessato, e quindi con lo scarpone nero. Vibrazione di Beniamino. 7 miliardi, Mm. Consapevolezza. 160, PS. 37, Vite. 2013, Cervello. 10,2, Suscettibilità ipnotica. 30, 3-4D, 3D. 48, Vivacità animica. Quanto Beniamino vuole arrivare alla verità. 75, Cinema. Oggi sull'insegna del cinema scriviamo: qua entrano solo persone che si mettono a nudo, che non hanno mai raccontato balle, non hanno mai ingannato nessuno, o se l'hanno fatto se ne pentono. La prima invitata è la donna che ha fatto delle sessioni o una sessione a Beniamino. mm. No, ha strappato l'invito. Perché? Perché è una bugiarda? No, perché è come se ci fosse del risentimento di cui lei è consapevole È e stata pertanto, bugiarda, ha raccontato delle bugie, ha sì, mentito sì. sapendo di mentire. Allora, lei dice che ho mentito per il bene di tutti. Certo. Ha inventato delle storie di sana pianta cercando anche delle informazioni su internet per raggiungere degli scopi personali, ingannando persone, il sottoscritto.
in amore in guerra è tutto è permesso. Ah, certo, è tutto permesso, certo. Amore in guerra, ma vaffanculo, va. Che si vergognasse. Vergognati e glielo stampo in faccia. Che se lo veda allo specchio tutti i giorni. Che si vergognasse. È affetta da entità mentali? E se sì, di che livello? Oggi, adesso. Allora, riguardano sempre un po' l'atmosfera, la sfera, scusami, sentimentale, però penso anche un po' sessuale, perché mi dice pazza idea. Come se questa pazza idea fosse un po' rispetto a un suo equilibrio psichico. Penso che abbia un po' di esaurimento, ok? Mm, mm, Però anche proprio come se fosse che non riesce a creare una vita sentimentale e sessuale ok, cioè appagante e ordinata, cioè insomma, armoniosa. non ci credo. Livello? Allora, 7 per l'ambito più sentimentale, no? 8 su quello personale. Bene. Niente invito, cioè invito rifiutato, strappato, andiamo avanti. La ex moglie di Beniamino. Ma è forte, indipendente, mi viene. E, Viene? sì, non so perché viene con un limone in mano, non so, come se fosse in una nuova primavera, in una fioritura. Boh, penso. Sì, sì, sì. Ah. L'amante uomo di Beniamino. Un po' sfatto. Cioè, sembra che è stato fuori tutta la Ballato. notte. Ah. Sì, non sai neanche, c'ha la camicia fuori dai pantaloni, un po' così. Sì, La un po'. madre. Però a me la madre viene che tiene il crocifisso, una medagliettina. La sorella. Mm. La sorella viene come se venissi con la propria sorella che è proprio la macchina fotografica, perché vedo che ce l'ha al collo con una cinghietta. L'amica, no? Quella là. Non so se hai capito. Quella che lui Eh, sospetta essere l'anima gemella, ma che ha preso altre strade. ah, ok, quella di vecchia data, diciamo. Mhm. Eh, sì, anche se la vedo molto anche impegnata su altri fronti. Mi viene invece di più questa amica più recente, quella che ha frequentato più di recente. Mhm. Che fosse quella che intendevo io, sai? Ah, ok. Mhm. Sì, Ah, ho un capito. po' incasinata, con la testa incasinata, c'è un po' di bordelli, diciamo, no? Vabbè. Monica, io inizierei con i punti, ma in realtà ho tanta voglia di chiamare il padre. Disincarnato, portale aureo, il posto non da cui vengono, ma in cui dovrebbero andare, se non sono già andati, i disincarnati. Uomo con cui Beniamino non ha mai parlato. Ah, non perché non l'abbia mai visto, ma perché non c'è mai stato dialogo. Viene con una sigaretta in bocca, delle carte in mano ed è come se mi facesse vedere che lui ha sempre giocato un solitario. Non sono stato padre, non sono stato marito, non sono stato neanche me. Mi sono svegliato dopo la morte. Mm,
Dov'è adesso? Non so, aspetta, perché mi sta facendo vedere come se fosse una lavagna magnetica. Ah, è come se non... allora, vediamo un po' se più o meno riesco a capire quello che mi fa vedere. Non essendo stato un maestro in vita, ehm, fa il maestro lì. Mm, Mm. Perché è come se avesse scelto appunto di vivere di più e di svegliarsi dopo. E quindi alcuni compiti che si è rifiutato di assolvere, comunque il padre è un po' un maestro, no? Per il figlio, lo sta facendo lì per degli altri bambini. gli ha assolto questo compito. Non so perché Beniamino sta annuendo, come se si ritrovasse completamente in questa cosa. E purtroppo, se hai un foglio di carta e una penna, non lo so, mettimelo davanti, che questo è un telefono, se no va bene così. E ha assolto questo compito. Ha questo compito. Allora, certamente sono tanti anni che lui è morto, no? Però è come se, ovviamente lì, mh, lo svolgersi del tempo è molto diverso dal nostro, Mm, per cui non è come se stesse insegnando da 40 anni. mm? La sensazione è che stia insegnando da meno tempo e quindi è come se avesse proprio bisogno, mentre insegna, di imparare. E mm, quindi è ancora in fase di svolgimento questo compito di maestro. mm. Diciamo che tutto è già alla nostra portata. Vibrazione, Certo. informazione e consapevolezza sono la pillola Vic, che non è un'invenzione o è un'invenzione un po' più... Ah, ho sognato che mi diceva esattamente questo un sogno di almeno 30 anni fa. Mazza. Che era lì che insegnava, che doveva insegnare esattamente questa cosa. Pazzesco. Mm, mm, mm. Benvenuto da quelli bravi, Beniamino. Grande Monica, come sempre. Anche oggi abbiamo un bel po' di informazioni e conferme. Quindi gli diamo una VIC e poi a tutti i bambini che ha lì davanti, a cui sta insegnando. Perché stanno facendo il gioco dell'insegnante e dei bambini che devono essere insegnati, questi disincarnati, diciamocelo. Che sì, va bene, però l'avete già fatto. Andiamo avanti. Chi vuole la prende, chi no dorme e non piglia pesci. Oh, batte- battuta, vuole continuare a farlo e lo fa. È come se mi facesse capire che aveva anche un po' paura dei bambini. Ehm, è stato quindi un lavoro molto lungo, però effettivamente può anche averlo fatto a sufficienza. Vuole finalmente parlare a suo figlio. È come se mi portasse a quando Beniamino era piccolo e praticamente è tarda sera, quindi Beniamino, essendo un bambino, si è già addormentato e il padre sceglie di andargli a parlare così, mentre Beniamino dorme. Ma in realtà Beniamino non sta dormendo, eh? Mhm. È un tacito accordo e anche il papà sa che non sta dormendo, Ma però un po', mhm. un po' Gli per sussurra. timidezza, Mhm. sì, sì, gli sussurra. Cosa? Ehm,
No, mamma mia, aspetta un attimo, perché effettivamente è un tipo criptico, perché mi propone tipo una specie di verza e ci vuole abilità a sfogliare una verza, a scegliere la verza giusta, a non buttare via niente, a cucinarla nella maniera giusta. Cosa intende dire? Togliamoli questi filtri, andiamo Eh, diretti. Non c'è la mai vita è, stato un dialogo. la Sì. vita è complessa, ehm, è fatta a strati, con consistenze diverse, alle volte adoperi il coltello, alle volte adoperi le mani con più gentilezza, qualche cosa la devi buttare via. Anche un po' come se fosse un po' una saggezza popolare, anche eh, per immagini, no? Quasi per detti, proverbi, così. Però Beniamino annuisce, perché questo modo un po' oscuro di, di esprimersi a Beniamino va bene. Eh, Quante vite hanno vissuto insieme? allora, 5 mi fa vedere. La più importante? Aspetta, qui c'è uno molto povero e uno molto ricco. Eh, mh, non riesco a capire chi è che possiede tutto il palazzo e l'altro invece è semplicemente un inquilino che non ha i soldi per pagare l'affitto a un certo punto. Chi è quello ricco? Il padre? No, credo che sia Beniamino, il proprietario di tutto il condominio. Mhm. Il padre è l'affittuario che all'inizio può pagarlo l'affitto, poi dopo non più, e vedo che proprio si vergogna profondamente, molto imbarazzato. Si sente una nullità. Beniamino lo manda via. E, diciamo che in una riunione condominiale mi fa fare una brutta figura davanti a tutti. Ok, quali conseguenze ha avuto in questa vita, l'attuale vita, questa vita che abbiamo appena visto? Ehm, È come se il padre di Beniamino fosse partito con un senso proprio di inferiorità, di chiusura, di deficit iniziale, no? Di debito. Ehm, è come se anche avesse la costante paura di non essere capito, di non essere voluto bene per quello che è, ma solo se mh, dava quello che gli era richiesto, esattamente come per l'affitto, in un certo senso, no? Mm. La, mm, non dai contorni precisi e definiti, sessualità di Beniamino ha una causa esoterica nel rapporto insolito col padre, fondamentalmente assente. Non ha avuto un esempio paterno. Allora, dunque, parzialmente sì, eh, gli è mancato questa solidarietà maschile che avrebbe voluto, questo sicuramente, questo sodalizio, gli è mancato, sì, certo.
Ehm, Gli è mancato anche non avere quindi un fratello con cui creare, diciamo così, questa cooperazione eh, prettamente maschile. Mhm. eh, Però è come se fosse l'inverso, cioè come se per scegliere questa situazione, come tu hai detto, dai contorni non ben definiti sentimentalmente, abbia scelto quel padre lì. Anche se a noi, da un punto di vista temporale, può sembrare il contrario, ok? Perché prima viene il padre e poi lui diventa adulto e ha le relazioni. Mhm. Però da un punto di vista eterico è il contrario. Lui per fare questo tipo di esperienza di tipo sentimentale e sessuale ha cercato il padre fatto così, cioè totalmente assente. Mhm. Certo. Bene, oggi siamo qua a risolvere. Abbiamo visto un po' di tempo fa il viaggio al centro del cuore. Abbiamo visto che lì c'è l'anima e la connessione diretta con la sorgente. E un disincarnato? Dove ha l'anima? Il padre di Beniamino, dove ha l'anima? Ma non è che ha un luogo l'anima, eh? Mhm. L'anima proprio non ha luogo, non ha luogo e non ha tempo, quindi non ha una collocazione. E, mm, cioè il punto non è dove sta l'anima, il punto è per noi che abbiamo un apparato di tipo psichico e fisico, ehm, quanto riusciamo ad accogliere e a percepire l'anima, che tanto è una sola, non esistono più anime. In verità l'anima è una sola. Mhm. Poi c'è una sorta di individualizzazione. E- e- Come la quindi, vedi quella del padre? allora, quella del padre, nella sua forma individualizzata, diciamo così, mm? Eh, è blu, la vedo blu, ma un blu mercurio, ehm, in parte nel cuore di Beniamino, in parte tipo nello stomaco della figlia, quindi della sorella di Beniamino, in parte tipo come se fosse nel letto della madre di Beniamino, ma potenzialmente dappertutto. L'anima del padre, Sì, che poi è la stessa della madre, della figlia e del figlio, cioè di Beniamino. sì, certo. Cosa cambia? Frequenze? Frequenze come se fossero frequenze radio, sono sintonizzate in modo diverso. Ehm, Come se fosse deputata a un ambito circoscritto, cioè ogni essere umano è comunque circoscritto per certi aspetti. Quando vive è circoscritto dal corpo, è Mhm. circoscritto dalla personalità, dal carattere, insomma dal QI, chiamiamolo, no? Dal quoziente intellettivo, eccetera. E quindi comunque è come se fosse pertinente a tutta questa parte.
ma solo in parte. Mhm. In realtà c'è una parte di quest'anima che è esattamente il tutto, ma è anche più concentrata su questa parte circoscritta. Va bene. Messaggio di Beniamino al padre. Ecco, non so perché mi canta sempre, perché mi dice quanto ti ho amato e quanto t'amo non lo sai. E non lo sai perché non te l'ho detto mai. E il padre cosa risponde? Con una lacrima risponde, ehm, come se spegnesse la sigaretta. Se non so, si è rappresentato con questa sigaretta, la spegne. E mi piacerebbe raccontarti delle barzellette, fare delle battute, come due commilitoni, anche qualche battuta piccante. E vedo che gli dà come una spallata. Vuole il padre lasciare un messaggio anche alla ex moglie, alla figlia? E Alex Mole dice, quando due si incontrano e si uniscono ehm, per convenzione, Mm. e l'amore è un'altra cosa. Alla figlia? Ehm, no, forse con la figlia un pochettino di più, poteva essere stato un pochettino più aperto, perché è come se mi facesse vedere che qualche carezza in più gliel'ha data. Mhm. Sembra Mm. proprio che sia così. Eh, Va bene, lo salutiamo. Vuole andare nel portale Aureo? Vuole andare avanti? si gira verso Beniamino e dice: Ma lo sai che è proprio una bella opportunità? Ed è un bel sì. Quindi va. Sì, volando proprio. E là come sta? Qua non ci sono più tutti i tuoi personaggi, Beniamino. È come se mi facesse vedere che Beniamino è molto attratto dal teatro e da vari personaggi e scrittori, proprio perché Beniamino è ogni volta uno di questi. E il padre di Beniamino dice: Qua non ce ne sono più invece di personaggi. Ho visto tutti i personaggi che hai recitato, qua non c'è più nessuno, c'è solo la tua essenza. Si sta da Dio. Sì, è come se dicesse: Qua veramente è indicibile. In terra, sulla terra, non ho detto tante cose per delle ragioni Mhm. di chiusura. Qua invece non posso dire perché non ci sono parole per questa bellezza. Ce ne dica una sola. Completa meraviglia. Wow. Subito chiamiamo, lo salutiamo. Se vuole resta lì, in ascolto. Salutiamo, chiamiamo subito l'amica di Beniamino, presumibilmente mancata per Cini da Pandeminchia. Siamo ancora obbligati a parlare in codice. Cinivac. Siamo messi ancora. No, non so se, cioè, però,
abbastanza precocemente. Cioè, non mi viene che, sai, di solito si dice dopo la terza, poi mi viene prima. Dalla Proprio come prima, dalla seconda prima. sì, cioè mi fa vedere come se gli avessero scoccato una freccia e immediatamente l'hanno beccata, no? Mi fa vedere questa freccia che gli arriva proprio al centro del petto. E per cui lei rimane subito vittima. È già pronta per il portale aureo, lo chiediamo a lei. Allora, mi fa vedere che sta mm, un po' rivedendo l'infanzia. Penso che abbia avuto un'infanzia che ha bisogno di essere rivista in diversi aspetti, per cui ci sta mettendo del tempo per riuscire a digerire, a comprendere meglio alcune dinamiche, alcuni eventi. Praticamente quasi 2 anni. Sì, però vedi, è un'altra questione, no? Lì il tempo. Mhm. Il tempo è dato dalla digestione. È come se lei non avesse ancora digerito completamente alcune cose Però non so perché relative io ci voglio all'infanzia. provare. Diamole una pic digestiva. La Vic digestiva le fa venire su sua mamma. Eh, Diamole una Vic fiducia. Vada solo a vedere com'è. Se le piace, ma non è ancora al momento, torna indietro. Se non le piace, torna indietro. Se le piace e si vuole dire masticazzi, ci resta e basta. E la digestione la fa lì. Più ne ha altre possibilità oltre a queste tre. Allora, penso che abbia attento da queste possibilità che tu hai dato come spunto, perché è come se dicesse che lei ha ancora bisogno di vivere i ruoli, di comprenderli, quelli che sono avvenuti nella sua ultima vita vissuta, no? Però allo stesso tempo è come se si prendesse delle pause rigenerative con una boccata rosa di portale aureo. Ok. Tanto sa dov'è, sa come si apre, sa come si chiude. Definitivamente quando ci andrà. Fa vedere il numero 5. Anni, mesi. Perché ho come la sensazione che non so, Lenta. cioè, che per noi quando è 5, noi diciamo per forza anni, e sono anni, no? Mm. Invece lì magari può essere diverso. Sono loro 5 anni loro, sono meno di noi. Vabbè. Va bene, la salutiamo. C'è il nostro Beniamino che aspetta. Causa esoterica Monica delle emicranie che ha da sempre. Tra l'altro mi sembra anche che questa donna che lui ha investito ha sbattuto la testa. Mhm. Ehm, ma allora dunque, intanto mi fa vedere che c'è, ma lui è sempre, ha sempre praticamente vissuto più o meno nella stessa zona? No. Perché c'è un qualcosa di non lo so come spiegarti, cioè come se lui fosse più compatibile
proprio con un'altra aria. Cioè che forse lui stesso ha notato che quando va in altri luoghi, quell'emicrania diminuisce. Parliamo di mare, di pianura, di montagna, di paesi stranieri. Sì, parliamo secondo me più di cultura, Mm. come se con alcune culture lui risuonasse meglio e invece altre culture è come se diventassero una specie di vociare dentro la sua testa che provoca quasi dolore. Quindi è questa la Quindi causa. sì, non parlo di densità della popolazione, ok? Ma di Mhm. tipo di ragionamenti e di discorsi che avvengono all'interno di certe zone culturali che per lui rappresentano un dolore della testa e altre zone invece per lui lo fanno sentire con la testa più leggera. Causa esoterica dell'orticaria. Mani avambracci. E lì è come se facesse vedere ehm, che stava cercando, in un certo senso, la sua vera pelle. Stava anche quasi rinnovando la sua pelle. Negli ultimi anni è proprio in una fase eh, di rinnovamento, di cose che crollano. Mm? E quindi questa orticaria era proprio come dire, questa qui non è più la mia pelle. E perciò aveva iniziato a grattarsi in maniera fastidiosa. Polmonite. È come se fosse una specie di, ehm, non so come spiegarti, di implosione delle cose in cui crede. Cioè, lui può fino a un certo punto sopportare, dopodiché è come se davvero si sentisse completamente soffocare e ha bisogno proprio di esplodere, un'esplosione che può produrre anche un collasso. E perché? Gli è successa? Ed è questo che è avvenuto in effetti nel suo luogo di lavoro, come se una serie di contrarietà lui può anche tollerarle. Poi a un certo punto, quando ha raggiunto questa saturazione, Mhm. è come se veramente la stanza non avesse più aria e lui non può più respirare. E quindi l'effetto può essere o proprio il collasso quasi di questa stanza, o lui che deve scappare fuori, ma in una maniera, non so come dirti, plateale, esagerata, Mm. Mhm. quasi inciampando poi mentre esce per respirare. Monica, causa esoterica dell'incidente. Ha quasi investito una persona. È stato salvato dalla sua anima e dal suo spirito, da Sirena e Pater. Diciamo che la sua anima e il suo spirito voleva mettergli in luce tutta una serie di questioni, senza però causare un danno eccessivo. Quindi giustamente non voleva no, che vivesse l'incarcerazione, cose pesanti, ok? Ma che Mhm. inevitabilmente si trovasse una donna che andava a spaccare, a frantumare la sua visuale e si trovasse proprio a comprendere che il motivo per cui lui aveva fatto questo incidente era la vita un po' smodata a cui questa sua frequentazione lo stava portando. Mm? E in un unico episodio è come se Beniamino si fosse trovato di fronte a due elementi chiave. Quindi il suo rapporto con le donne e il suo rapporto con l'omosessualità, la propria omosessualità. Ok,
invito tutti a vedervi la sessione scala di Kinsey, che si riferisce alla scala di Kinsey, Kinsey, la trovate sul canale. Monica, ti dico una parola, bisex. Sì, lui lo è, assolutamente. E allora, in verità, per come vedo io, potrebbe anche innamorarsi di un uomo, ok? Però questo è un paletto che si mette lui, Mm. perché proprio perché ti dicevo che c'è questo residuo cattolico impalpabile, ma c'è. mm? E lui è come se dicesse, ok, ma se io non mi innamoro non sono totalmente omosessuale, ok? Quindi non devo avere una vita alla luce del sole con un compagno finché non sono innamorato. Ok? Mm. Ma se lo vivo solo come un'amicizia in cui c'è anche la componente sessuale, posso tenere tutto questo nascosto e posso dire che il rapporto alla luce del sole, il rapporto davvero pieno, il rapporto davvero completo è con una donna. Io, per quello che vedo io, lui lo potrebbe avere anche con un uomo, esattamente come una donna, come con una donna. Assolutamente. Però io non escludo che lui di nuovo può rimanere coinvolto da una donna. È metà metà? Ma sì, io direi abbastanza, sai? Potrei dirti forse 60 verso gli uomini, Più verso gli uomini. un pochettino, ma non tantissimo di più. E per esempio una donna di un certo tipo che ha anche una, Indole. un'attitudine, sì, maschile nel senso proprio di goliardia, di essere molto complice, Attacchiona. Mhm. sì, mi Magari piacerebbe. anche decisa o risolutiva o con delle iniziative non propriamente, no, stiamo generalizzando ovviamente, ma ok. Esiste la fiamma di Beniamino Come se lui mi attualmente dicesse è una con cui non ho segreti. ed è È come fisicamente se incarnata adesso? Beh, quello forse sempre per tutti, ma lui la allora, però conosce. io ne vedo possibili tre, Mm. mm? Perché uno è molto giovane e non so, me lo dà come se fosse. Ma lui ha fatto il militare? No, Cioè il giovane intendo, il servizio militare intendo. no, Perché c'è qualcosa legato al servizio militare o che se gli è occhi. una caserma vicina. No, ha riformato per gli occhi, credo. C'è qualcosa legato, non lo so, o lui conosce qualcuno che riguarda il servizio militare, c'è una cosa legata, con cui lui ha già un legame, rispetto al servizio militare. Poi gli verrà in mente. Un'altra è una donna, Quindi uno è un uomo, il primo è un sì, uomo, un ragazzo, troppo giovane, poi una donna e un altro uomo, e il collega attuale? che mi sembra più giovane. Cioè, in realtà li vedo tutti più giovani di lui. Ma è uno Mm, dei tre? no, No. no, no. Quindi un uomo, una donna e un uomo. Mm, sì. Va bene, la causa esoterica dell'essere particolarmente sensibile alle ingiustizie, alle provocazioni, provando risentimento come reazione, va bene, ci sarà sicuramente l'entità mentale. No. 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 Mm. E Eh, c'era una cosa che hai già detto, ma non era l'entità mentale. sì, è come se ci fossero delle vite parallele in cui lui è stato un po' un rivoluzionario dalla parte del popolo e anche un sindacalista.
In generale proprio dalla parte dei più deboli, ma anche come categoria, non solo come singoli individui, su intere categorie. L'aspetto che mi interessa di meno è il cannabis. Ad ogni modo, la cannabis ha giochino con cui si è da cui si è fatto coinvolgere da questa persona. Ah, ok. Scusami, perdonami Monica, la signora, una donna che lui conosce, lavora nell'ambito, sì, poliziesco. Ok, Ci allora è vuole il così. porto d'armi, quindi diciamo che qualcosa di militare ce la potrebbe avere sta cosa, no? No, ci vuole il porto d'armi, Sì, penso. perché è un ragazzo con la divisa in pratica. Però è una donna questa. Sì, però probabilmente questo ragazzo Mhm. frequenta l'ambito in cui lavora questa donna, Ah, ok. l'ambiente, ok? Perché non è distante da lui. Diciamo la cannabis, sì. La cannabis, vuoi Mhm. sapere? Sì, Ok. No, la cannabis è come se fosse stato un ausilio, sai, mi viene. cioè? Cioè, magari, sì, perché è come se in un certo senso ehm, si fosse lasciato andare ehm, anche a scivolare, ok? Verso comportamenti che lui dice, però magari sono un po' distruttivi o autodistruttivi. Mhm. Però come fase intermedia, perché in realtà lo scopo ultimo di questa cannabis era mostrargli tutto quanto in maniera chiara, spiattellata e più veloce. Ah, ok, molto interessante. Ed infine Monica, Beniamino, Socrate e la Grecia, che secondo me con la bisessualità ha anche una bella correlazione. Eh sì, perché è un recuperare un certo tipo di libertà. Ehm, allora, dunque, diciamo così che lì, in quell'epoca, gli intellettuali mh, vivevano la propria essenza, anche sessuale, eh, con disinvoltura, con libertà. Mhm. E lui effettivamente ha la possibilità di vivere questa libertà, questa non classificazione, in maniera, non so come dirti, assolutamente anche elevata, non come vizio, non come perversione, ma comprendere proprio che è uno delle possibilità umane che si esprimono Mhm. Certo. e che non è una scelta esclusiva. A volte, in alcune vite. Lui è stato legato al personaggio Socrate, al filosofo. Allora, lo vedo legato a una sorta di mitologia, come se fosse in una scuola in cui si studia approfonditamente questa mitologia e la si declina sì in filosofia. Ovviamente c'erano varie correnti di pensiero e quindi ovviamente c'era anche la questione di Socrate, sì. Va bene, lunghissima analisi, prima sessione di Beniamino. Lui cosa fa? Lui come sirena e lui come pater, cosa fa? Come se volesse andarci vestito proprio da un personaggio così dell'antica Grecia e, e vedere dentro il cluster tutti i suoi volti, come proprio uno, nessuno, centomila.
e me lo presenta proprio come se fosse una specie di tempio greco in cui c'è lui dietro varie colonne ed è sempre diverso. Però mi dà questo senso un po' di disorganizzazione, di non unitarietà. Allora vedo lui che riunisce tutto questo tempio e tutte queste sue varie sfaccettature in un'unica palla di cera e dice che forse questo non è il caso di buttarlo nel portale definitivo. Lo tiene. Sì. Ok, cosa butta? Tutto quello che è collegato al lupo magro, la strega, il piccione, il leone, l'uomo del tempo e i 3DL? Sì, e mi fa vedere che butta tipo dei rifiuti tossici interrati, come se fossero tutti quei segreti, i non detti, i condizionamenti sepolti, quelli li butta via. Perché il tempio ergeva su questo tipo di terreno. Bonifica il terreno Sì. e butta tutto. Nel cluster Esatto, c'è butta questo. esatto. Beh, il suo avatar come è fatto? Il suo avatar non so, mi mostra la Madonna col bambino come se fosse una statua votiva. Ce ne sono di residui religiosi, qua. Tutta la sessione. Lui ha fatto una vita a contatto comunque con questo, eh. Mm-mm. Lo tiene? No, non vuole neanche più collegare neanche l'idea della maternità, no? A questo tipo di icona. Via, butta. Via. Tutto questo lo mostra davanti ai partecipanti nel cinema. Ci siamo dimenticati del figlio. Chiamiamolo adesso. È un ragazzo sveglio. Non so, lo vedo che ha tanta voglia di vivere, di fare esperienza. Vedendo la cosa come la vedevano all'epoca di Socrate in Grecia, il padre è bisex. Lo stiamo dicendo all'anima del figlio. Allora, inizialmente è come se avesse una specie di sussulto e sbarra gli occhi, no? E a questo momento come riflessivo e poi dice no problem. Se domani si presentasse con una compagna o con un compagno, cosa succederebbe per il figlio? Lui dice siamo nel 2024. E ci sono anche dei genitori dei miei amici che sono messi così. Ma cosa sarebbe importante? Avere un padre etero, un padre omosessuale o cosa? No, a me interessa che tu rimani mio padre, che mi rimani vicino. Poi per il resto sono affari tuoi. Vabbè. Nel cinema chiamiamo tutte le coppie e le famiglie non legate al canone religioso imposto. Quindi uomini che hanno avuto dei figli e adesso stanno con un uomo, donne che hanno avuto dei figli con un uomo e adesso stanno con una donna, coppie eterosessuali canoniche che non considerano
questo un elemento neanche di discussione, famiglie allargate, mm, eccetera, eccetera, chiamiamoli tutti, fuori da chiaramente la narrativa vigente. Esatto. E Satanica e pedofila, pedosatanica. ce n'è sempre di più. La cosa interessante è che provengono anche da altre religioni, sono anche più restrittive delle nostre. È come se ci fosse davvero un risveglio, da parte delle persone, anche quelle assoggettate a delle religioni molto vincolanti. Ne vedo anche alcuni musulmani provengono, insomma, da quelle aree. Anche perché forse sono venuti loro perché in qualche misura Beniamino è attratto da certe zone musulmane, credo. Mhm. Bene, Beniamino ha ancora entità eteriche mentali? No, no. Vibrazione. Mi dà sti valori sotto una palma, un'altissima palma, e mi fa vedere che è sui 600. Mm. Consapevolezza. 178. PS. 50. Perfetto. Vite. 1872. Cervello. 10,8. Suscettibilità ipnotica. Sotto la, il livello minimo dall'inizio. C'era tanta mente. 54. 3D. 28, 30. Vivacità animica. 80. Ok. Monica, Beniamino e l'estero. Mm, Beniamino è l'estero. Dunque, non riesco a vedere un trasferimento per ora, io parlo di qualcosa di immediato, non vedo un trasferimento. Cioè, non so se lui con il suo lavoro può fare dei progetti cioè senza Sì. presenziare direttamente, Mhm. Ma perché vedo mhm. più questa parte, come se facesse proprio delle cose però da inviare e poi andare, che ne so, per dirti a monitorare, ok? Mhm. Ma non un trasferimento di sede. Delle consulenze Sì, è così, o dei sì. progetti o dei clienti, sì. Esatto, che E poi cosa gli ogni. porterebbe? Perché ha questo istinto a uscire, andare all'estero, al di là della delusione lavorativa qua, ok? Beh, qualcosa c'è, proprio qualcosa mi usa la parola geo, quindi ha proprio a che fare anche con una terra diversa, proprio come se il suolo diverso facesse la differenza per arricchire la sua esperienza lavorativa. La conoscenza di un altro tipo di suolo ehm, gli fa fare proprio un salto di qualità nel lavoro, perché impara nuove tecniche, sviluppa proprio nuove conoscenze, acquisisce nuove informazioni. E poi c'è proprio qualcosa linguisticamente che potrebbe attrarlo ehm, in queste lingue. E poi gli occhi, mi fa vedere gli occhi, come se potesse trovare degli occhi che parlano, occhi un po' medio orientali sembrano questi. Di una donna o di un uomo? No, questo è uomo.
Messaggio finale di Beniamino. 2 messaggi, uno lo voglio dalla sua PS e uno dalla sua PE. I messaggi sono liberi, iniziamo dalla PS, no, dalla PE anzi, ma entrambi devono dare anche un messaggio relativo al come lui può comunicare con loro. PE, microfono. Sono pater, sono tuo padre per dirti che tu sei padre di te stesso. Quando mi cerchi, pensa all'archetipo del padre e mi trovi. La sirena è come se avesse voluto cambiare invece, la sirena, cioè l'anima, nome ed è diventata tipo azzurra. Ed è come se mi mostrasse che può trovarla quando si connette con l'acqua. Ehm, Tu lo percepisci che sei fatto d'acqua? Tu lo percepisci che l'acqua è ovunque, esattamente come l'anima. E quando tocchi l'acqua, quando pensi alla sensazione dell'acqua, tu puoi comunicare con me, la tua acqua dentro di te, che non è solo acqua fisica, ma è l'acqua della tua anima. E sentirai delle vibrazioni dentro di te, delle tue molecole d'acqua, e capirai che stai parlando effettivamente con l'anima tua. Ottimo. Sessione lunghissima. Monica, come la vuoi concludere? Cosa vedi? Ehm, Vedo al centro Beniamino e tutte intorno a sé una serie di raggi colorati differenti e sono proprio tutte le sue opportunità. Questo è il giorno 0 di Beniamino? Sì, New Day? sì. È scritto da Beniamino nel suo destino che in questa vita condividerà la sua esistenza con la fiamma? Domanda a Sì, trabocchetto. allora, in questo momento mi sta facendo vedere lui che sta facendo eh, è sui tessuti, a quelli appesi, tessuti aerei, e si sposta su questi tessuti aerei. Mm? E quindi in questa specie di altalena sospesa in aria Ah, può incontrare la fiamma con un certo movimento, oppure può rimanere fermo, concentrato su se stesso, oppure sempre con questo movimento di dondolamento sul suo tessuto andare incontro ad altri. opportunità Sì. e possibilità. Mm. Tutto è possibile, dipende da lui. Esatto. Vibrazione finale? 830. Mazza. Monica, disconnettiti da tutto e tutti